Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del primo semestre del 2025. Ragazzi, abbiamo la ruota della fortuna, cioè voglio dire, situazioni fortunate, doni in arrivo, soldi in arrivo, cambi di situazioni a 360 gradi, colpi di fortuna, possibilità magari inaspettate, insomma una serie di possibilità che si aprono. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. E sempre nella descrizione trovate il link al video di presentazione del nuovo corso di gennaio 2025, che è un corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Io comunque nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, quindi eventualmente aprite la tendina, poi se avete bisogno di informazioni aggiuntive mi contattate via mail. Bene ragazzi, questo è il quarto oroscopo che sto pubblicando per il primo semestre del 2025, 3 sono già online, ve li metto comunque in coda, però il primo è un oroscopo generale, poi ce n'è uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e quest'ultimo è sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta, che energie abbiamo per il primo semestre del 2025. 10 di spade, ruota della fortuna nuovamente, temperanza, 6 di coppe, sento che c'è come qualche cosa che si potrebbe risolvere, 10 di denari, 3 di bastoni e 9 di spade. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di spiegarle, quindi ci saranno come dei messaggi spot, e dopodiché farò i vari esempi, occupati, disoccupati, parleremo di economia, di investimenti, insomma, andiamo a vedere un po' tutto. Quello che mi salta subito all'occhio è che qua, compresa anche questa carta, avete 4-10, che normalmente sono carte di chiusura ciclo. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo una regina di coppe. E un asso di bastoni. Allora, sento ragazzi come se fosse in un periodo di prova, dove dovete chiudere qualche cosa con il passato per iniziare un nuovo percorso e di fatto con la ruota della fortuna che adesso andiamo a spiegare c'è un cambio molto positivo nella vostra sfera, potrebbe essere lavorativa, potrebbe essere economica. Abbiamo un 5 di coppe, il diavolo e un re di coppe. Voglio un'altra carta per il 5 di coppe. Appeso. Voglio un'altra carta per la regina di coppe. Io ho come la sensazione che ci sia un affetto in mezzo alla vostra situazione lavorativa. Se non è proprio la situazione lavorativa, come prima vi dicevo, può essere la situazione economica,
situazione che state vivendo in questo momento. Io ho come la sensazione che ci sia la voglia di allontanarsi, da un certo tipo di sacrificio, di sofferenza. Andiamo a vedere temperanza. 7 di spade. E 8 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 6 di coppe. Regina di spade. 9 di bastoni e eremita. Allora, c'è un bel diavolo qua. È un appeso. Se siete in qualche tipo di situazione o lavoro dove può esserci qualche tipo di tossicità, diciamo che è quello che pesa, sento che il prossimo semestre, il prossimo periodo, potrebbe essere positivo per dare un taglio a questa tossicità, per cambiare a 360 gradi questa tossicità. Adesso andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Abbiamo un 5 di spade e un 4 di bastoni. Datemi una carta per il 5. Nove di spade che avete già qui. Sì, ma può essere che siano preoccupazioni, il lavoro mentale che tendete a fare in questo periodo, che effettivamente vi condizioni un pochettino, perché avete 2 volte il 9 di spade. In qualche modo c'è come un sacrificio o qualcosa che dovete o volete sacrificare, tagliare, lasciarvi indietro. E per qualcuno potrebbe essere legato a un familiare. Ci arrivo dopo. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Tre di spade e morte, wow! Andiamo a vedere il 9. 3 di coppe e sole. Allora, ragazzi, non so se state sentendo la mia gatta che miagola. Ehm, Carte interessanti, devo dire, carte interessanti, non troppo, non splendide, non stupende, non super eccellenti, mettiamola così. Nonostante la ruota della fortuna, io sono sempre contenta quando esce, però parla anche di questioni karmiche molte volte. E qui potrebbe essere il caso perché abbiamo anche questo diavolo. Mm? Allora, partiamo dall'inizio, partiamo da chi è senza lavoro. Effettivamente ci potrebbe essere un cambio, nel senso che potreste trovare lavoro. Non credo sia un lavoro, il lavoro dei vostri sogni, anzi per qualcuno potrebbe anche non essere regolamentato questo lavoro e quindi essere magari anche occasionale, diciamo così. Essendoci il diavolo, per qualcuno potrebbe anche non essere troppo legale, o magari è legale, ma è, non lo so, ho sentito la parola scommesse, quindi magari potrebbe essere un bingo piuttosto che, non lo so, una casa di scommesse, come si dice, un'agenzia. Non lo so, potrebbe entrarvi come qualche lavoro bizzarro, mettiamola così, non proprio nelle vostre corde, ecco. Ehm, diciamo che nel male il bene è che iniziate a lavorare,
inizierete come a muovere comunque quel tipo di energia. Poi sapete che da cosa nasce cosa e quindi l'importante è iniziare a muoversi da qualche parte. Per chi lavora come dipendente, allora io sento che qui molti hanno una situazione abbastanza pesantuccia sul lavoro. Vuoi perché magari ci sono dei clienti esigenti, mi dicono, vuoi perché c'è come un po' di pesantezza nell'aria, magari a livello aziendale o con i capi. Insomma, potrebbe non essere proprio leggero qui il discorso e all'improvviso con questa ruota della fortuna potrebbe cambiare il panorama. Cioè, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe cambiare completamente il lavoro. Come se si fosse stufi di rimanere lì in attesa di un cambio, ma diventaste voi coloro che generano il cambio, muovendovi, agendo, facendo. Vi dico, avendo 9 di spade ho come la sensazione che sia un po' un momento di iniziazione, cioè vuoi veramente ancora stare lì in questa situazione tossica, oppure vuoi vedere per stare meglio, per fare qualcosa che ti appaga? È sempre difficile lasciare il certo per l'incerto, però ho come la sensazione che sia proprio la spinta del primo semestre del 2025. Se invece al lavoro va tutto bene, anche se vi dico, sento che c'è qualcuno che proprio non vi va giù nell'ambiente lavorativo potrebbe fortemente essere un capo o comunque un vostro superiore. Però ecco, mi viene da dirvi, fate buon viso a cattivo gioco perché tanto finite le 8 ore non avete più niente a che fare con questa persona. Potrebbero esserci dei premi in arrivo però per chi è dipendente, quello sì. Premi, magari per qualcuno anche qualche promozione che valutate bene se accettarla o no, perché magari la promozione è allettante, il posto anche, lo stipendio pure, ma il lavoro è un grattacapo. Cioè, è come se veramente, ragazzi, voi vi prendete questa bella responsabilità che da fuori sembra rose e fiori, tutto rose e fiori, e invece niente, è come tuffarsi nel caos. Sapete che fino a che non si entra dentro ad una situazione non ci si rende conto realmente della situazione com'è. Ecco, c'è un po' quel rischio lì. Per chi è autonomo. Allora, devo dire che siete molto proiettati in avanti. E con la ruota della fortuna sento che potenzialmente si può andare verso qualcosa di più prospero. Devo dire che, avendo questo diavolo, potrebbe essere necessario, ragazzi, limare qualche aspettativa, ridurre o abbassare un pochino l'asticella sugli obiettivi o dividersi l'obiettivo per tappe. Voglio fatturare X nel 2025, ok, faccio X a mese, oppure so che periodo invernale non lavoro, quindi terrò un budget, un obiettivo più basso nel periodo di gennaio-febbraio per poi alzarlo un po' di più magari nei periodi dove so che si lavora molto. Ci sono comunque probabilità di espansione o addirittura di cambi, proprio cambi radicali. Anche perché qui avete l'eremita. Sento che qualcuno potrebbe fare come una sorta di autoesame della propria azienda. Quali sono i lati che funzionano, quali sono quelli che funzionano, quali sono i prodotti che mi comprano o i servizi che mi comprano di più, quelli che vanno meno, quelli che non posso assolutamente togliere anche se vanno pochissimo, quelli di cui posso fare a meno. Insomma, sarà una sorta di autovalutazione interessante. Vi darete come dei limiti magari di budget. Arriviamo ai soldi.
Ecco ragazzi, i soldi è un argomento interessante perché effettivamente potrebbero entrarne, cioè non sento che ve ne manchino o che soffrirete, però sento, come vi posso dire, qualcuno potrebbe non essere chiaro, soprattutto se dovete iniziare una nuova attività lavorativa, un nuovo ruolo, mettete bene in chiaro il discorso dei soldi, cioè quanto costa il materiale, quanto costa il mio lavoro, quanto vale questo tipo di ruolo, perché vi infilerete in un caos per chi dovesse accettare gli aumenti di ruolo. È probabile che vi infilerete appunto in questo marasma da riordinare. Cioè la promozione magari è anche allettante, ripeto, soldo pure, però alla fine il lavoro in sé può essere un grosso grattacapo. Quindi fate attenzione, soprattutto nel settore lavorativo, mi viene anche da dire verso i colleghi, perché con il diavolo, un 7 di spade e un 5 di spade ci potrebbero essere dei furti, delle cose illegali, delle cose illecite, dei pasticci, dei paciocchi, insomma. Quindi tenete le antenne ben dritte, controllate sempre bene i conti, fatelo personalmente, non vi fidate di quello che vi dicono gli altri. Mm? Poi vediamo gli investimenti. Ah, scusate, ritorno un attimo ai soldi. Avete la ruota della fortuna, quindi qui ci potrebbero essere come delle vincite inaspettate, piuttosto che dei premi, delle donazioni anche, delle occasioni potrebbero anche solo essere, però è come se entrasse qualcosa di molto positivo come vibrazione. Se parliamo di investimenti, allora devo dire che forse per qualcuno è il caso di chiudere con vecchia roba. Se per caso facevate parte di una società, sento che finalmente riuscirete a prendere i vostri dividendi e qualcuno potrebbe anche andarsene da questa società, da questa vecchia collaborazione e iniziare qualcosa per conto proprio. Vi dico, avete l'eremita, sento che sarà un po' come il ok, basta, ho collaborato, ho fatto esperienza, mi è servito, ho capito che magari non è per me e quindi inizierete a cercare come una nuova realtà. Vi dico, ma perché si apriranno una serie di possibilità con la ruota della fortuna, cose che prima non avevate considerato e che poi con la carta dell'appeso vi rendete conto che sì, forse vale la pena riprendere in considerazione. Per quello che riguarda i progetti, ehm, allora sento che potrebbero essere un buon trampolino di lancio per dare il passo a questa ruota della fortuna, però è come se avessi bisogno di organizzarli ancora meglio. C'è un 5 di spade, 2 9 di spade, ci sono paure, ci sono preoccupazioni, delle cose poco chiare, mi verrebbe da dire. E quindi qui il consiglio forse è di programmare un po' meglio ehm, i passi da compiere per portare a compimento questo progetto. Devo dire, abbiamo comunque la carta del sole e la carta del tre di coppe, che è la raccolta dei frutti. Tutto sommato, si va verso l'espansione, si va verso un cambio prospero. Abbiamo anche il 10 di pentacoli, è una carta di contratti, parla di società grosse, di aziende grosse, anche qui parla di premi, come la ruota della fortuna, premi, in questo caso anche eredità, ma anche la ruota della fortuna, parla di collaborazioni, di contratto a lungo termine, quindi in qualche modo io vi sento abbastanza protetti in questo semestre, sia a livello lavorativo sia a livello economico, o appunto se avete nuovi progetti o rendite passive. Diciamo che le rendite passive in realtà sento come se ci fosse qualche cosa che va a terminare.
per dare il passo a qualcos'altro. Però ognuno applichi la lettura alla propria realtà. È come se foste messi alla prova, nel senso del ok, vado avanti per la mia strada, cerco di brillare nonostante quello che mi preoccupa e anzi faccio delle mie preoccupazioni il punto di forza. Cioè, se sono preoccupata che, ipotesi, non lo so, stoffa nella mia azienda non mi basti, faccio una super scorta, così mi tolgo una preoccupazione. Sapete, è un po' il conoscersi per riportare l'equilibrio. Devo dire che comunque è solo una bella carta per terminare. Avete molte carte di prosperità e di abbondanza, ragazzi. Siete proprio protetti in questo semestre. Bene, andiamo a vedere Osho, che cosa vi vuol dire. La solitudine, di nuovo la carta dell'eremita. È come se vi invitassero a fare un esame di coscienza, ad andare dentro. Mi viene da dirvi, ho sentito idea originaria. Questo soprattutto se siete autonomi o se state pensando di aprire qualche tipo di attività e magari informandovi o cercando di capire che cosa richiede il mercato, vi siete un po' allontanati da voi, l'eremita qui è un po' come se vi dicesse ritornate all'idea originale, ritornate quando non si sa bene come andare avanti, almeno questo è quello che faccio io. Torno indietro di un passo due. Allora, quando ero lì, qual era l'idea, qual era la prospettiva, qual era l'aspettativa? Ok? La carta dell'eremita parla della ricerca della propria verità, della verità interna. Andiamo a vedere ancora un koan, un messaggio buddista per meditare. Senza pensieri, dominati dall'ansia, il fare viene dall'essere. È un po' come se vi dicessero di azzittire la mente per avvicinarvi alla vostra essenza. La mente può essere effettivamente rappresentata dal diavolo. È come se, sapete che è molto associato all'ego, quindi a tutti i pensieri, agli obiettivi, alla sensazione di perfezione che dobbiamo avere, il senso di accettazione, tutte quelle cose lì. Ed è un po' quello che gli altri vedono fuori, no? Mentre il sole è quello che c'è dentro, il fuoco interno. Va bene, amici del Sagittario, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado trattando man mano. Bene, detto questo non mi resta che augurarvi un 2025 splendido, io vi mando un fortissimo abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!